Matilde. Ciao. Prima di tutto ti ringraziamo per aver accettato Ci di mancherebbe rilasciare altro. questa intervista con noi. Oggi siamo qui per parlare di Milano, la tua città, e anche uno dei motivi per cui sei stata scelta per interpretare Serena nel film Il capitale umano di Virzì. Se dovessimo chiederti la tua Milano in 3 posti. Allora, sì. I miei 3 posti sono 3 posti affettivi in realtà, quindi in cui vado volentieri perché ci sto bene. Io ho frequentato tanto quando ero piccola, perché abitavo in quella zona, il parco di Via Palestro, che trovo meraviglioso, anche perché dentro c'è il planetario. Quindi quello è un posto che ci torno ancora adesso volentieri con quella stessa leggerezza di quando ero piccola. Poi io devo dire un po' tutte le piscine di Milano, nel senso che le ho frequentate talmente tanto che fanno parte ormai così, se dovessi... Del tuo modo Sì, di vivere la sì, città. quasi tutte le piscine di Milano, in qualsiasi zona. E poi tutta la zona, tutte le viettine dietro casa mia, che sono in zona Tortona, Savona. Quelle viettine sono deliziose perché sono anche abbastanza storiche, nel senso che i palazzi sono antichi e quindi è sempre un piacere. Ogni volta che ci passeggio scopro sempre scorci nuovi, cose nuove, e quindi quelli sono i posti che più senti sì, tuoi, esatto. diciamo. Se invece diciamo ti dovessi dare delle occasioni, come ad esempio brunch, che posto ti viene in mente? Lì è proprio un classico, la California Bakery che c'è in Via Vigevano. Buonissimo. Sì, perché Non c'è niente da fare. E invece per rilassarti c'è una spa che ti piace, ma io in realtà parrucchiere? non sono tipo né da spa né da parrucchiere, quindi non le conosco. Mi è stato fatto un regalo meraviglioso quando ero allenatrice di nuoto, perché allenavo anche un gruppo di bimbe, e mi hanno regalato, proprio perché sanno che io queste cose non le vado a fare, mi hanno detto: senti, vacci, perché così vedi com'è anche un po' di benessere, esatto, ti rilassi un attimo, e mi hanno regalato questa giornata con massaggio alle terme che ci sono in Porta Romana. E devo dire, io non ho paragoni da fare perché sono stata solo lì, però devo dire che una volta ogni tanto ci sta, sì. Si può concedere sì, un premio. sì. Senti, invece, la tua festa ideale, se dovessi organizzarla tu, dove la faresti? E con che DJ? Allora, io cioè mi piace andare alle feste degli altri organizzate dagli altri, nel senso che io per esempio i compleanni, queste cose qua, evito di festeggiarle perché non mi piace la situazione. Comunque se dovessi organizzarla, a me piacciono i posti all'aperto, quindi io lo farei in un posto poi in un parco addirittura, una cosa molto semplice. Il DJ, ecco, lì ci presterei più attenzione perché a me piace molto andare ad ascoltare, a me piace molto la musica elettronica. Per anni sono andata anche a un festival che c'è a Barcellona, al Sonar, a sentire, cioè li seguo proprio i DJ perché mi piacciono. Il mio sogno sarebbe quello di avere qualcuno del gruppo dei tedeschi della Cadenza, che sono appunto Sven Vath, Villa Lobos, Luciano, Loco Dice. Uno di loro sarebbe il massimo, sì. Il tuo preferito in assoluto? È difficile, nel senso che poi ognuno di loro ha una caratteristica particolare. Diciamo che Riccardo Villalobos potrebbe essere il must, sì. Anche per come gestisce la serata, molto tranquillo, vola, non è che come in un'altra dimensione, quindi lo segui anche in maniera più coinvolgente, diciamo. Fino adesso abbiamo parlato con Matilde, a noi ci piacerebbe conoscere anche un po' meglio Serena. Secondo te quale sarebbe la sua Milano in 3 posti? Ma allora Serena, c'è da dire che Serena è una ragazza che abita in un paesino vicino a Milano, perché abita ad Arese. Per come è fatto il personaggio, un po'
come dire, un po' ombroso, un po' quasi punk, no? Io leverei tutta la parte più fighetta, perché secondo me a lei non può interessare, e invece forse la parte ticinese, il rattazzo, tutti i ciringhiti, tutti quei posti lì secondo me a lei piacciono e li frequenta anche volentieri, cioè beve volentieri una birra per strada seduta sul motorino, ce la vedo molto da questo punto di vista. E un'altra domanda sempre a Serena, secondo te dove ti porterebbe Massimiliano, che nel film è il fidanzato benestante di Serena, per una cena romantica? Ma Massimiliano mi porterebbe in un posto in cui poter contare sugli effetti speciali, perché anche per come è fatto il personaggio di Massimiliano lui ha una grande insicurezza di base, quindi probabilmente non si sentirebbe in grado di colpirmi con i suoi strumenti e quindi sceglierebbe sicuramente un posto che mi dovrebbe stupire per, non lo so, lo sfarzo, la grandezza, la pomposità, che però in realtà a una ragazza come Serena frega veramente poco. E invece Luca, l'alternativo passionale? Luca è il polo opposto, nel senso che lui andrebbe a cercare quei posticini molto intimi, magari sono locali non bellissimi con le luci al neon, le tovaglie di carta, però non bisogna fermarsi lì, nel senso che in realtà poi dietro c'è i proprietari, c'è una gestione familiare, c'è grande sentimento, sono locali storici che ci sono da una vita, quindi i proprietari hanno delle storie da raccontare veramente molto interessanti anche sulla città, e dove poi si mangia bene, cioè la cuoca è la moglie che esce, ti fa vedere, ti dice come ha fatto, come ha cucinato, quindi secondo me Luca mi porterebbe in un posto del genere, dove si spende poco, quindi anche accessibili. Una domanda invece più scottante, nella vita reale, Massimiliano o Luca? Luca, totalmente. Adesso stai girando un nuovo film. Sì, non ho ancora iniziato. Puoi anticiparci qualcosina? Poco, nel senso che diciamo che la cosa interessante è che giro a Napoli e sarò un personaggio di Napoli, quindi c'è da imparare l'accento. Sì, sto cercando, non so ancora come andrà, però mi sto impegnando proprio con una vocal coach a tentare di parlare napoletano, che è difficilissimo, soprattutto per uno del nord. È difficilissimo, però sono innamorata sia della città, sia della lingua napoletana, perché non è un dialetto, è una lingua, sia dei cittadini, e quindi questo ovviamente mi dà una grande motivazione. Io quello a cui punto è convincere i napoletani, più che, certo, è la sfida, perché quella grande. È la sfida più grande. Chissà, vediamo, insomma. Va bene, noi ti facciamo in bocca al lupo e ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Speriamo che ci verrai presto a trovare nuovamente. Sicuramente. Grazie ancora. Grazie.